Dante? C'è qualcosa che non va. L'aria è strana oggi. Ho un brutto presentimento, Dante. Guardati le spalle. Dove sono tutti? Perché non c'è nessuno in strada? Non ho mai visto questa strada così deserta. Torniamo a casa, Dante. C'è qualcosa che non va. C'è area di pioggia. Sta arrivando il temporale. Sento il pericolo in agguato, Dante. Non dovevamo uscire oggi. No! 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 Scappa, muoviti! Fuggi! Fuggi via! Ci hanno trovato. Siamo morti! È la fine. Non c'è via di fuga! Addio, Dante. Cos'è successo? Dove siamo? Guardati attorno. Non si capisce niente. Non si vede niente. Sta entrando qualcuno. Sembra un dottore. È un dottore. Chiamalo! Chiedi aiuto, Dante! Aiuto! 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 Sono il dottor Paco. Bentornato. Non monti. Anime di monti sono queste pallide guglie, irrigidite in volontà d'ascesa, e noi strisciamo sull'ignota fermezza, a palmo, con l'arcuata tensione delle dita, con la piatta aderenza delle membra, guadagniamo la roccia. Con la fame dei predatori, fissiamo sulla pietra il nostro corpo molle, ebri d'immenso, inalberiamo sopra l'irta vetta, la nostra... Sì, pronto? Giovane Dante, oggi si torna a casa, sei contento? Bene, molto bene. Andiamo con ordine. Allora, il ciclo di fisioterapia è quasi concluso, ti mancano ancora poche sedute. Il fisioterapista è molto colpito. Hai avuto un recupero della mobilità molto veloce, nonostante ti sia risvegliato soltanto un mese fa. Ancora qualche settimana e sarai come nuovo. Qui dentro ci sono tutte le carte. Unica cosa, l'evento è stato molto traumatico. Il mio consiglio è di fare 4 chiacchiere con uno psicologo. Sei ancora in regime di continuità assistenziale, quindi puoi rivolgerti allo psicologo del distretto senza costi aggiuntivi. Non è un obbligo ovviamente, ma è un consiglio che mi sento di darti. Si vede che sei ancora scosso. I tuoi genitori vengono a prenderti? No. Da quanto ho capito i miei genitori si sono lasciati e non vivono più a Trieste. Oh, mi dispiace molto. E dove andrai a stare? Da mia sorella Emma. Verrà lei a prendermi e starò a casa sua. Ho capito. Se non hai altre domande o perplessità, abbiamo finito. Sei libero di tornare a casa con tua sorella. Ciao fratellino, allora come stai? Così insomma, come vuoi che vada? Mi muovo abbastanza bene. Il medico dice che ho avuto un recupero incredibile nonostante 2 anni di coma. L'importante è che tu stia guarendo, fratellino. Adesso devi pensare a star bene. Tutto il resto non conta. Ora come ora non riesco ad essere tanto ottimista, sai? Deve essere terribile. Non riesco neanche a immaginarlo. Emma mi ha detto che vivi e lavori a Firenze adesso.
Ma esattamente di cosa ti occupi? Sono responsabile della sicurezza di un museo, prevenzione incendi, sistemi di allarme, cose del genere. Sembra figo. Ti piace? Non è esattamente quello per cui ho studiato, però non mi lamento. Ho un sacco di tempo libero e la paga è buona. Ricordo che il tuo sogno era quello di diventare programmatore di videogiochi. Fratellino, vado che ho una riunione importante. Ci sentiamo presto, ok? Quando vuoi, Federico. Io non scappo. Ciao bello, stammi bene. Allora, come ti senti? Sei contento di essere a casa? Sì, sì. Non mi sembra vero di essere a casa. Anche se mi aspettavo casa nostra. Sì, però sai, te l'ho detto. Federico ormai vive a Firenze per lavoro e non ha nessuna intenzione di tornare. Mamma e papà hanno divorziato dopo che sei finito in coma. Entrambi volevano iniziare una vita nuova. Mamma è tornata a Torino. Papà invece si è trasferito definitivamente a Roma. Sì, mi sembra giusto. Coi figli in coma si saranno sentiti finalmente liberi di fare quello che volevano. Dante, dai. Che c'è? Vuoi dirmi che non è vero? Non giudico le loro scelte amorose, giudico il fatto che ti hanno abbandonato così. Ma sai, la cosa non mi stupisce più di tanto. In fondo non si sono mai curati di me. Siete sempre stati tu e Federico i loro preferiti. Scusa, non volevo turbarti. Tranquillo. Ma cosa è successo in questi 2 anni? Dante, non mi sembra il caso. Non ti sembra il caso? David Arslani, Marco Pogamontic e Nicolas Ferrante. Ho passato 2 anni in coma per colpa di questi... C'è un processo in corso, non si è ancora concluso, però... E perché no? Ci sono abbastanza prove per incastrarli. Voglio dire, il video in cui mi picchiano è su internet in bella vista. Cos'altro serve per incastrare quei 3 bastardi? In realtà sono 2. David è morto. Morto? Ma com'è? David è morto? Ma quando? La polizia li aveva interrogati, tutti e 3, perché erano i principali sospettati. Ci avrebbero messo poco tempo a metterli dentro. Però ci sono stati degli imprevisti. David ha avuto un incidente in autostrada. Pioveva e l'auto è uscita di strada. I soccorsi sono arrivati troppo tardi e quando sono arrivati lui era già morto. Porca troia. Il karma. Quindi adesso che mi sono svegliato, che succederà? Mi chiameranno a testimoniare oppure hanno già condannato Marco e Nicolas? Dante, non lo so. Non credo li abbiano già condannati, se no l'avremmo saputo. E non so se ti chiameranno a testimoniare. No, non lo so. Forse sì, forse no. Vedremo. L'importante è che tu sia a casa e che tu stia bene, capito? Ma come posso stare bene? Ogni volta che chiudo gli occhi sento le loro voci, sento i loro calci, i loro pugni sul mio corpo. Dante, non pensarci. Più ci pensi, più ci stai male. Ma come faccio a non stare male? Spiegami, illuminami. Facciamo una cosa. Il medico mi ha dato i contatti del psicologo del distretto. Penso sia la persona più indicata per aiutarti in questo momento. Che dici? Credo che nessuno possa aiutarmi. Ma tanto, non ho niente di meglio da fare. Proviamoci. Andrà tutto bene, fratellino. Vedrai, andrà bene. Sarebbe tempo perso, Dante. Non hai bisogno di nessuno.
Ti farebbe bene parlare con qualcuno. Non hai bisogno di uno psicologo. Vacci, Dante, è una cosa importante. Non ha alcun senso. È tutto tempo perso. Non puoi tenerti dentro tutto questo male, Dante. Non c'è niente di male nel chiedere aiuto. Hai sofferto tanto. C'è tanta sofferenza. Guarda, Guarda tu stesso. Allora Dante, la scorsa volta abbiamo parlato molto di te, dei tuoi hobby, della tua famiglia e di cose abbastanza allegre. Oggi invece vorrei che tu mi raccontassi cosa è successo 2 anni fa. In particolar modo dell'ambiente scolastico in cui hai vissuto. So che è un tasto un po' dolente, ma sarebbe il caso di affrontarlo. Dopo la scuola media i miei genitori mi avevano convinto a iscrivermi ad un istituto tecnico. L'ambiente non è mai stato bello. Quella scuola era frequentata solo da ragazzi poco raccomandabili. Mi sembra di capire che alcune persone ti avessero preso di mira. Parlami di loro, per favore. Sì. David Arslani, famiglia benestante, uno di quelli a cui non è mai mancato nulla. In quinta superiore veniva a scuola col golf nuovo di pacca. Era uno di quelli che ti sminuiva a parole. Mi avrà messo le mani addosso 1 o 2 volte. Niente di che. Poi c'era Marco Pogamontic. Non c'è molto da dire. Era una persona molesta, un bifolco che ti alzava le mani per ogni piccolezza. Aveva creato dei gruppi sui social dove condivideva foto e video miei in cui le altre persone mi umiliavano. Ho capito. Continua. Il pezzo grosso era Nicolas Ferrante, un altro cafone ignorante proveniente da famiglie e contesti sociali discutibili. Arrivava spesso e volentieri in classe sbronzo o coi postumi di sbornia e durante gli intervalli storceva soldi ai malcapitati come me. E se non soddisfavi le sue richieste? Non succedeva niente di buono. E sono stati questi 3 ragazzi a piccarti così forte da mandarti in coma? Sì, E dimmi, prima che ciò accadesse, mi hai provato a chiedere aiuto ai tuoi genitori, ai tuoi amici, ai professori? sono ragazzate, prima o poi le smetteranno. Questo mi è stato sempre detto. Ma Dante, è possibile che in questo marasma di malvagità tu non avessi qualcuno con cui confidarti? Un parente, un conoscente, un amico? Gliel'ho raccontato l'altra volta. C'era Tiziano, il mio amico d'infanzia. Non ricordo. Chi è Tiziano? Tiziano era il mio vicino di casa. Ci siamo conosciuti da piccoli e siamo cresciuti assieme. Io e lui eravamo come fratelli, più di quanto non lo fossero i miei veri fratelli. E poi cosa è successo? Ne parli del passato? Ecco, lui a 18 anni, dopo la scuola, è partito per la Danimarca. Aveva vinto una borsa di studio universitaria. Io avevo 15 anni, è stato uno shock. Non è più tornato. Diceva che sarebbe stato a Trieste per le varie festività, Natale, Pasqua, l'estate, ma poi non l'ho più rivisto. Ma scusami Dante, non vi siete tenuti più in contatto? Telefonate, WhatsApp, SMS, videochiamate. Adesso è molto più facile vedersi e sentirsi a distanza. Lui è sempre stato particolare per queste cose. Non gli piacciono i social network, non gli piace proprio il telefono in generale. Lui preferisce usare le mail, le usa come fossero lettere o cartoline. Vado a capire. Gli ne ho scritta una proprio qualche giorno fa. È strano che non abbia ancora risposto. Ho capito Dante. Non deve essere facile perdere un amico così importante. Il nostro tempo è scaduto. Come il nostro tempo è scaduto? Quindi cosa dovrei fare io? A cosa ti riferisci? Per il male che mi affligge. Dante, non esiste una cura precisa per il male che ti affligge. Il tempo è la cura migliore. E se nel frattempo riesci a distrarti con qualcosa sarebbe l'ideale. Fai delle passeggiate, vai a correre, iscriviti in palestra, vedi tu. Diario di Dante. Oggi sono stato al secondo incontro con la psicologa. È stato parecchio inutile. Le ho raccontato dei 3 bastardi di Tiziano. Gliene avevo parlato già il primo incontro, ma lei non ricordava. Sarà tempo perso, proprio come temevo.
Secondo lei non esiste una cura precisa per il male che mi affligge. Secondo lei dovrei fare passeggiate, andare in palestra, distrarmi. Non ha capito nulla di me e la cosa non mi stupisce. Tiziano non ha ancora risposto alla mia ultima mail. Questo è molto strano. Deve essere molto impegnato col nuovo lavoro. Emma invece è sempre in indaffarata col suo di lavoro. Ogni giorno passa ore sul PC a gridare al telefono, proprio come la mamma. Stessa identica cosa. Federico non si è fatto più sentire dall'ultima telefonata, a parte qualche sms. Stessa cosa per mamma e papà. Non li ho ancora rivisti. Probabilmente non li vedrò mai. Non so che dire, non so che pensare, non so cosa fare. In questo momento non ho l'energia per tentare nulla di nuovo e la cosa mi addolora molto. Un giovane Federico. Ha avuto un brutto tracollo negli anni. Non gli fa bene stare lontano da casa. Fa finta di essere felice. Ci soffre tantissimo. È evidente che ci soffre. L'autoscuola. Quanti soldi sprecati. Quanto tempo sprecato. Tutti promossi. Che bella bugia. Il tuo istruttore di guida era un pezzo di merda. Un vero stronzo. Un bastardo senza cuore. Guardalo. Guarda come ti distrugge. E tu zitto. Non reagisci. Gli dai ragione a prescindere. Ha appena stracciato il tuo foglio rosa. Che umiliazione. Che stronzo. Ha ragione. Sei un incapace. Gli hai fatto perdere la pazienza più volte. Come se guidare la macchina fosse così difficile. Eccolo qua, il bonario e caloroso Tiziano. Quanti ricordi? Ve la siete passata, eh? Lui è sempre stato sorridente e gentile con te. E tu eri sempre con quel muso lungo. Sempre triste. Sempre depresso. Non meritavi la sua amicizia. Senza di lui eri niente. Ti portava a fare le passeggiate in carso. Lo faceva per consolarti. Per distrarti da tutto questo male. In compenso ci riusciva. Era un'impresa titanica strapparti un sorriso. Lui era la tua medicina. Era il tuo migliore amico. La tua ancora di salvezza. Tutto ciò che c'era di bello al mondo. Sì, pronto? Buongiorno, ciao, parlo con Dante? Sì, sono io. Chi parla? Ciao Dante, sono Virginia, la sorella di Tiziano, non so se ti ricordi di me. Ciao Virginia. Certo che mi ricordo che deve essere passato un po' di tempo perché non riconoscevo la tua voce. Sì, un po'. Senti, ti chiamo perché devo darti una notizia. Va bene, dimmi. Non c'è un modo semplice per dirti questa cosa. Tutta la famiglia è scioccata, non c'è un modo diverso per dirtelo, ma Tiziano è morto. Chi stiamo aspettando? Non stiamo aspettando nessuno. Direi di entrare allora. Sta per iniziare. Non vorrai fare tardi. Non se la sente. Non è il momento di indugiare, Dante. Non faresti bella figura a non entrare. Sicuramente qualche parente ti ha già visto. Hai la possibilità di salutare Tiziano per l'ultima volta. Avanti, Dante. Puoi farcela. Entra. Entri in cimitero. Vai a salutarlo. Lui vorrebbe che ci fossi. Non ce la può fare. Non credo proprio. Sei un vigliacco, Dante. Vergognati! Sei il peggior amico che una persona possa avere.
Ti ricordi di questo posto? Sì che ti ricordi. Era il tuo parco giochi preferito? Venivi sempre qui da bambino. Faceva schifo già all'epoca. E ora guarda. Guarda, Dante. È diventato una discarica. È diventato un covo di alcolizzati, sbandati, tossici, gente sporca, gente pericolosa. Guardali. Che persone disgustose. È gente che è meglio non infastidire. Se a uno di questi gli gira male ti spacca una bottiglia in testa. È gente pericolosa. Meglio non averci niente a che fare. Dante, vai via. Allontanati. Già facendo così ti esponi a 1000 problemi. Non fissarli per troppo tempo. Non sono tutti cattivi. Molti di loro hanno avuto dei problemi. E li hanno affogati nell'alcol e nella droga. Ciò non li rende meno pericolosi. Chi è? Chi sono quei due? Chi è quello con gli occhiali? Lascia stare. È solo un altro sbandato. Non soffermarti troppo. Non capisco cosa da guardare, Dante. Ti ricorda qualcuno? Ha un'aria familiare. Sì, Sì che l'hai già visto. ma certo. Te lo ricordi benissimo. Questo è Moreno. Chi è Moreno? Che rapporto hai con questo sbandato? Moreno è un delinquente. Risse, furti, rapine. Aveva picchiato a sangue un senza tetto per rubargli pochi euro e alcol. Un tipo veramente pericoloso. Ricorda, Dante. Ricorda, Un giorno questo Moreno aveva preso di mira Tiziano. tu sei capitato lì per caso e di nascosto hai chiamato la polizia. Hai salvato Tiziano. Bravo! Bravo, Dante. Hai salvato il tuo amico. Solo perché la polizia è arrivata in un minuto. Altrimenti sarebbe finita molto male. E comunque sei rimasto nascosto. Coraggioso fino a un certo punto. Ma non ha importanza. Tiziano ti è stato riconoscente. Peccato che poi Moreno ha scoperto che eri stato tu a chiamare la polizia. Quel giorno vi ha seguiti e appena Tiziano si è allontanato è uscito allo scoperto e te l'ha fatta pagare. Un miracolo che non ti abbia rotto qualche ossa. E tu sempre muto. Al pronto soccorso hai raccontato di essere caduto dalle scale. Non hai minimamente parlato di Moreno. E neanche i tuoi genitori. Neanche a Tiziano. Idiota senza coraggio! Che senso aveva nascondere la verità? Ti vergognavi? Di cosa avevi paura? Ti hanno visto. Scappa! Scappa, Dante! Vai via! Che cazzo fai ancora lì? Muoviti! Te la sei vista brutta. Cosa ti è passato per la testa? Startene lì a fissare quelle persone. È stato come entrare nella tana dei lupi. Prendi fiato e poi vattene. Non siamo sicuri qua. Che cazzo te che parlavo io? Oh, e parla con te, sa? Sei un te che te fa figare niente. Te stai cazzo, mi guardi a me o la birra che ho in mano? Deficiente. Te ne vuoi rispondere o te pensi di fare la birra? Dai, due per parlare. Te butti i denti in gola, sa coccolo, senza troppi pensieri. Ora? Ora che più che te tasi, pensa se per te. Devi darti da mozza, brutto coglione, mi bide figlio. Oh, ecco. Almeno se che ha deciso di alzarsi. Adesso te vuoi rispondere o stiamo qua a far cosa? Mi binde, uomo. Adesso te faccio parlare solo dei papini, te capì? Scusate, non volevo. Eccolo, anche in lingua il parla. In lingua il parla. Oh, meglio. Mamma mia. Sa chi sei questo? Ma cosa? Anche te lo conosci? Non posso credere. Sto qua che c'è mai sbiri quella volta. Sbiriti! Sbiriti! Ma va a cagare, ecco. Ma dopo gli ho cucciappaio, da un franco degli ignave. Che se non mi fermavo io che avessi spedinci mi taro piano in te il culo. Ancora quante so? Ancora gli occhi te cerchi? Te stai cazzo! Devo ancora gli occhi, eh? Devo ancora gli occhi! Vai, zio, vai! Scampare a brutta merda. Mazzio! Doghe! 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 Mazzio! Udioso! Udioso!
Eric! Come te sta, Eric? Vieni via di là! Vieni via di là subito, Eric! No! Eric! Eric! No! No! Bastardo! Ehi. Fratellino, come stai? Ho finito prima lavoro, ho pensato di chiamarti. Sì, io stavo dormendo e ho fatto un brutto sogno. Sul serio. E che cosa stavi sognando? Le solite cose. Scuola, Marco, Nicholas, David. Ah. Non riesci proprio a non pensarci, vero? Il problema è sempre quello. Posso anche fare lo sforzo di non pensarci, il problema è che poi, quando dormo, non ho il controllo. Hai ragione, mi dispiace un sacco. Emma non ne vuole parlare. Io invece vorrei capire cosa è successo a quei 3 bastardi dopo che sono finiti in coma. Anzi, scusa, 2 bastardi, dato che uno ci è già rimasto secco. Dopo che sei finito in coma, la polizia si è subito attivata. Hanno iniziato a fare delle indagini e di conseguenza hanno interrogato chiunque. Ricordo che David Arslani fu uno dei primi ad essere interrogato, ma la settimana dopo morì nell'incidente stradale. I sospettati principali rimasero Marco e Nicholas. Per ovvi motivi vennero posti da subito in libertà vigilata, ma pochi giorni dopo gli interrogatori sparirono nel nulla. Nessuno sa dove siano finiti. Mi sembra alquanto improbabile che nessuno sappia dove siano. Nel senso, se vuoi sparire perché ti vogliono processare, è ovvio che devi farti aiutare da qualcuno. Esatto. Io credo di sapere chi è stato ad aiutarli. Dimmi tutto. Vedi, forse non ti ricordi. Io andavo a scuola col fratello minore di David, Martin Arslani. Martin Arslani? Ma sì che ricordo, ti aveva preso di mira per un periodo. Esattamente. Era un bastardo di prima categoria. Per grazia divina l'hanno bocciato e non si è fatto più vedere in quella scuola. Non è stato facile, anche se non è nulla in confronto a quello che è successo a te. Ok, ma cosa c'entra questo Martin con Marco e Nicholas? Martin ha sempre avuto delle amicizie pericolose. I suoi genitori l'hanno sempre lasciato libero di fare quello che voleva, a prescindere che fossero cose belle o brutte. Il punto è che Martin gestisce una piazza di spaccio qui a Trieste, più precisamente nel complesso popolare di Imperio. Imperio? Non è quell'enorme quadrato grigio vicino all'ospedale? Bravissimo. Quel luogo è come una fortezza impenetrabile. Il suo gruppo di uomini sono come soldati, vigilano attentamente su chi entra e chi esce dal quartiere. È diventato un luogo pericoloso. Cioè, fammi capire, questi giocano a fare Gomorra e nessuno ha mai provato ad arrestarli? Tu che ne dici?
E se io volessi andare da questo Martin e chiedergli dove si trovano Marco e Nicholas? Non dirlo neanche per scherzo. A Imperio entra solo chi vive o chi vuole comprare droga. La stessa polizia si tiene lontana da quel posto. Gli uomini di Martin capirebbero subito che sei un estraneo. Federico, ora stai esagerando. Parli di questi spacciatori come se fossero un esercito privato super addestrato. Dante, porca puttana, quella è gente pericolosa. È gente armata che non si fa problemi a fare fuoco su chi non gli garba. E dimmi, tu come fai a sapere tutte queste cose? Di Martin, del suo gruppetto di spacciatori, che a quanto pare ti sparano se li guardi storto? Dante, il punto è che c'era un ragazzo con cui uscivo tempo fa. Lui viveva proprio ad Imperio. Quando Martin e i suoi si sono insediati nel quartiere, lui si è subito opposto. Sapeva bene che quei delinquenti avrebbero portato problemi. E sai cosa ha fatto Martin? Lo ha ucciso a sangue freddo in uno dei corridoi. È stato come un'esecuzione. Federico, mi dispiace tanto. Vedi, è un piccolo gruppo. Saranno una decina di persone in tutto. Ma credimi, 10 pistole bastano a tenere sotto controllo il quartiere. Quindi, se stai ancora pensando di andare da Martin per fare 2 chiacchiere su Marco e Nicholas, potresti farti molto male. Ti prometto che troveremo un modo per scovare Marco e Nicholas. Ma tu adesso devi promettermi che starai lontano dai guai. Me lo prometti? Sì, fratellone, te lo prometto. Allora Dante, com'è andata la tua settimana? C'è qualche novità di cui vuoi parlare? Hai preso qualche iniziativa rispetto a quello che ti avevo detto? Passeggiate, hobby, palestra? Dottoressa, io non so più come dirglielo. Io non ce la faccio. Non riesco ad avere queste iniziative, come le chiama lei. Sto impazzendo, soffro di continuo. Ma perché non mi ascolti? Ti ho detto che devi parlare anche con altre persone di queste cose, non solo con... Perché le persone continuano a dirmi le stesse cose. Datti una svegliata, smettila di soffrire, fare nulla non ti aiuta, vedrai che col tempo le cose miglioreranno e via dicendo. Soffro di disturbo da stress post-traumatico. C'è scritto nella documentazione dell'ospedale. Eppure lei mi dice che non è niente. Che devo distrarmi. Dimmi Dante, questo piccolo ridicolo sfogo ti ha fatto sentire meglio? Lo immaginavo. Ti prego, no! Affascinante. Per la prima volta dopo tanto tempo hai sognato. E non hai rivissuto i soliti brutti ricordi. Una bella vendetta. Come ti sei sentito? Com'è vendicarsi? Com'è compiere gesti che nella realtà non faresti mai? È inutile che si rifletti. Nei sogni compiamo gesti che nella realtà non faremmo mai. A cosa stai pensando? Ma smettila. Era solo un sogno. Uno stupido sogno. Sei solo un povero vigliacco. Non avresti mai il coraggio di vendicarti. Non hai le palle di fare niente, Dante. Figurati se uccideresti mai qualcuno. Se Marco e Nicholas fossero qui di fronte a te, tremeresti come una foglia. Come al tuo solito. Quello che è successo coi tossici è stato un incidente. Un ridicolo incidente. A dire il vero, Moreno l'hai ucciso tu. Anche l'altro tossico, Eric, è morto per colpa tua. L'hai buttato giù dal sentiero. E il treno ha fatto il resto. Hai ucciso una persona. Come ti ha fatto sentire? Considerando quello che ti aveva fatto. Ti ha fatto sentire bene, vero? Ammettilo. Togliergli la vita ti ha liberato da un peso. Un peso minore, ma pur sempre un peso. Non è paragonabile a Marco, Nicholas e David. Forse si è rotto qualcosa dentro di te. Forse quell'evento ti ha fatto aprire gli occhi. Ti ha dato una spinta. Forse ci siamo. Ormai sono arrivato al punto di non ritorno.
Sono certo di stare impazzendo. Sento di non poter affrontare un altro di quei terribili momenti. Non starò meglio, non guarirò, peggiorerò e basta. La vita mi ha portato solo disgrazie e ciò che è successo 2 anni fa ne è stato l'apice. Tiziano è sempre stato la mia ancora di salvezza, nonostante la distanza, ma anche lui mi è stato portato via. Era tutto ciò che nessuno di voi è stato per me, ma questa non è una lettera di addio, non ho intenzione di uccidermi. Non la darò vinta, non stavolta. Voglio andare in fondo alla questione. Andrò ad Imperio. Federico mi ha parlato di una persona che potrebbe sapere dove sono Marco e Nicolas. È un luogo pericoloso, ma non mi interessa. Basta soffrire, dovesse costarmi la vita. Se non dovessi fare ritorno, sappiate che mi avrete sulla coscienza, tutti quanti. Emma, Federico, mamma, papà, nessuno escluso. E sappiate che vi odio. Vi disprezzo con ogni atomo del mio corpo. Dietro di te. Chi sono quei 2? Sono loro! Sono gli sgherri! Ci hanno trovato! Continua a camminare. Ci stanno seguendo. Corri! Corri, Dante! Non fare mosse azzardate. Scappa! Scappa! Bravo, Dante. Ci è mancato poco. Adesso tutti sapranno che siamo qui. Non ci metteranno molto a trovarci. Continua ad avanzare. Continua a muoverti. Questo posto è un labirinto. Attenta a non perderti. Guardati le spalle. Altri sgherri? No! No! Allontanati lentamente. È la fine. Fermo! Cerchi qualcosa? Tu non sei di queste parti. Allora? Io... ecco... come dire... Senti, vedi di parlare chiaro se non vuoi avere dei problemi. Io mi sono appena svegliato dopo anni di coma e non sto per niente bene. Ho bisogno di un po' di sballo. Un po' di sballo, eh? Non mi sembri il tipo, sinceramente. Lo so, però sto tanto male. Ce li hai i soldi? Certo. Bene, bene. Boris! Dimmi. Abbiamo un cliente per il biondo, portalo su. Va bene. Vai, segui pure il nostro amico. Che vuoi? Il giovane qui vuole un po' di sballo. Che ne dici? Va bene, a lui ci penso io, tu torna dagli altri. Andiamo ragazzi. Chiudi la porta. Contro il muro! Tirati! Mani al muro! Va bene, puoi girarti.
Scusa se ti ho spaventato, non mi fido di chi viene a comprare. Potevi essere chiunque, persino un poliziotto sotto copertura. No, dai, mi avreste scoperto subito. Ah, ti piace, eh? Veramente no, mi fa paura. Berretta 92 FS, il meglio del meglio. Vedo anche armi e munizioni se ti dovesse interessare. No, grazie, no, non mi interessa. Vieni pure, vieni pure. Allora, Boris dice che sei in cerca di sballo. Dovrei essere più preciso, qui abbiamo un po' di tutto. Abbiamo oppio, morfina, eroina, metadone, metafetamina, cocaina, hashish e marijuana. Cosa fa per te? Va bene la cocaina. Cocaina sia. Vuoi assaggiarla? Così mi dici se ti piace? Va bene. Ma questo è zucchero? Sì. Questo è zucchero. E questo? Questo è un coltello molto affilato. E qua è dove te lo conficcherò se non mi dici subito chi cazzo sei e che cazzo vuoi. Che c'è? Pensavi che non ti avrei scoperto? Tu nemmeno sai cos'è lo sballo. Avanti, sputa il rospo. Confessa. Digli la verità. Affrontalo. Siamo a un punto di non ritorno. Giocati il tutto per tutto. Non possiamo più tornare indietro. Sarà più facile se gli dici la verità. Non sei brava a mentire. Se gli dici una bugia renderai tutto più difficile. Il fatto è che mi sono appena svegliato da 2 anni di coma e sto cercando le persone responsabili del mio male. Aspetta un momento. Ma tu sei Dante. Io adesso ti ho riconosciuto. Ma abbiamo qui una celebrità. Il ritardato più famoso di Trieste. Vedi, io ho motivo di credere che tu sappia dove si nascondono Marco e Nicolas, dato che sei stato tu ad aiutarli a scappare da Trieste. E quindi cosa vuoi da me? Dovrei dirti dove si trovano? Non ci penso neanche. E anche se lo dicessi, non usciresti vivo da questa casa, tantomeno da questo quartiere. E sai una cosa? Posso farlo a mani nude. Non ho bisogno di un coltello. Tu invece mi dirai dove si nascondono, così potrò andare da loro e fargli quello che avrei voluto fare a quella merda umana di tuo fratello David. Mi dispiace un sacco che sia morto mentre ero in coma, sai? Mi sarebbe piaciuto assistere al funerale, mi sarei fatto tante di quelle risate, avrei mangiato po'... Zitto! Zitto! Non dire un'altra cazzo di parola su mio fratello! Dimmi dove sono! Dimmi dove sono, ti riempio la faccia di buchi! Tanto non avresti il coraggio, palle mosce. Dimmi dove sono! Ti ammazzo! Dove cazzo sono? Una casetta, via dell'ospedale 8, Gorizia. Dante, pensa veloce. devi scappare. Dobbiamo andarcene. La pistola! Prendi la pistola. I cassetti. Controlli i cassetti. Ci servono munizioni. Ce ne servono il più possibile. Vai, vai! Ha finito i colpi! Vai, vai! Corri! Non lo vedo, cazzo! Come non lo vedo? Non lo vedo, non c'è! Non può essere sparito! Sto dicendo che non lo vedo, non c'è! No!
figlia di puttana. Non la scamperai. Non la scamperai. Siamo al sicuro. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Contro ogni probabilità siamo ancora vivi. Respira. Va tutto bene. Ce l'hai fatta. Sei stato bravissimo. Hai fatto un macello. La polizia ci starà cercando. Siamo ben oltre il punto di non ritorno. Non possiamo più tornare indietro. Hai fatto la tua scelta, Dante. Ora andremo fino in fondo alla questione. Hai sangue e polvere da sparo dappertutto. Dovresti cambiarti i vestiti. Controlla il bagagliaio della macchina. Forse il ragazzo ha qualcosa di utile per noi. Avrai freddo? Ormai non sento niente. L'adrenalina lo rende insensibile. Ancora 2 caricatori. Non ci basteranno. Ce li faremo bastare. Alexa, accendi la TV. Supportate dall'esercito e dalla protezione civile, hanno completamente isolato il quartiere popolare di Imperio e le vie limitrofe in seguito ad una violenta sparatoria scatenatasi nel pomeriggio. La sparatoria si sarebbe scatenata verso le ore 15. I boati degli spari hanno messo in fuga le persone che in quel momento si trovavano nei corridoi ed hanno costretto gli abitanti a rinchiudersi in casa nell'attesa che l'orrore si concludesse. Il tutto sarebbe durato circa 30 interminabili minuti. La sparatoria si sarebbe conclusa nel parcheggio esterno sud, dove sono stati rinvenuti
Via dell'ospedale 8. Come pensi di entrare? Scavalca il cancello. Cerca di non fare rumore. Potrebbe esserci un allarme. Se c'è un allarme è la fine. E se non fossero a casa? Aspetta. C'è qualcuno nel giardino. Viene verso il cancello. Viene verso di noi. Cazzo! Nasconditi, veloce! È Marco? È proprio lui? Ci ha visto? Non ci ha visto. Sta andando via. Dove sta andando? È solo. Dov'è Nicholas? Seguilo. Seguilo, Dante. Torneremo dopo per Nicholas. Non perderlo di vista. Seguilo veloce. Non possiamo perderlo. Si sta fermando sotto quella casa. Ha citofonato a qualcuno. Sta entrando. Lo abbiamo perso. La porta! La porta, Dante! Non si è ancora chiusa. Approfittane. Ogni piano ha un solo appartamento. Deve essere questo. Non fare rumore. Come facciamo ad entrare? Siamo fregati. Non ci sono altre vie di accesso. La finestra del bagno. È socchiusa. Possiamo entrare da lì? Non si vede il fondo da quanto è buio. Bravissimo, Dante. Guarda dove metti i piedi. Sarebbe un peccato morire così. Piano. Silenzio. Non fare rumore. Attento, Dante. Pondera ogni passo. L'eredità dai miei nonni. Il mio stipendio non me la sarei potuta permettere. Vieni, siediti, beviamo qualcosa. Assolutamente sì, non ho aspettato altro tutto il giorno. Sembra buono. Cos'è? Spritz Aperol fatto da me, senza soda, solo prosecco fresco e Aperol. Spero che ti piaccia. Che buono. Si sente che sei del mestiere. Lo so, te l'ho detto che io sono brava in quello che faccio. E toglimi una curiosità. È da tanto che lavori come barista? Ma saranno più o meno 6 anni. Dopo la scuola non sapevo che fare, ma dato che mi piace l'alcol mi sono buttata lì. Mi piace allettare le persone con i miei cocktail. Buon gustaia. Mi piace quando una persona sa quello che fa. Senti una cosa, non ho capito cosa fai nella vita, sai? Sei tanto cupo, tenebroso. Sciogliti un po', su. Non saprei. Cosa vuoi che ti racconti? Di sicuro non sei di queste parti. Avanti, non essere timido. Parlami un po' di te. Dai. Beh, hai ragione. Sono nato e cresciuto a Trieste, ma mi sono dovuto allontanare da lì. Una seccatura che non puoi capire. Ah, un fuggitivo dunque. E come mai? Diciamo che sono stato coinvolto in una rissa e qualcuno si è fatto molto male. Nah, tu non me la racconti giusta. Dimmi la verità. Non ti mangio mica, forse. Va bene, va bene. Io e dei miei amici abbiamo avuto dei problemi con uno scarafaggio. Pensa, a casa nostra eravamo i padroni, liberi di fare tutto ciò che volessimo. Ma c'era sempre questo cazzo di scarafaggio a rovinare tutto. Il classico parassita che vorresti bruciare vivo col deodorante e l'accendino. Continua, ti prego. Non potendolo ammazzare abbiamo iniziato a fargli foto e video, così da far vedere a tutti come riconoscere gli scarafaggi, nel caso ne incontrassero uno. Sei pieno di sorprese tu. Mi piacciono gli uomini cattivi. Io so essere cattivo, quando è necessario. E poi cos'è successo col parassita? Una volta ha provato a reagire. Gli stavo facendo un video e mi ha buttato via il telefono. Ma stai scherzando? A quel punto noi ci siamo difesi. Siamo andati a cercarlo e l'abbiamo schiacciato per bene. È che le piatole sono dure a morire, quindi non sappiamo esattamente dove sia finito. Avrei fatto la stessa cosa, sai? Il problema è che poi la polizia, invece che ringraziarci per la nostra opera di beneficenza, si è messa sulle nostre tracce. Scusami. Che cazzo vuoi? Perché non sei a casa? Lo sai che dopo una certa ora non possiamo uscire. Senti, non me ne frega niente, sono a casa della barista e penso proprio che faremo le ore piccole. Beh, mi sembra giusto, noi siamo ricercati dalla polizia e tu vai a fare il coglione con la prima che incontri. È da 2 anni che ci nascondiamo. E una boccata d'aria ogni tanto potresti prendertela anche tu. E tu prega solo che Martin non lo venga a sapere. Non penso che verrà a farci visita alle 9 di sera, no? Vabbè, scommetto che non hai neanche le chiavi di casa.
Quando torni citofona 3 volte e divertiti con la barista. Va bene, citofonerò 3 volte, vaffanculo! Tutto ok? Che succede? Niente. Senti, che ne dici se facciamo un secondo giro di Spritzapero? Voglio che ci gustiamo la serata per bene. Che bella idea. Fermi dove siete, soprattutto tu. Ciao, sorpreso di vedermi? Dante? Ma che sta succedendo? E questo chi cazzo è? Sono Dante, lo scarafaggio. Quello che si è permesso di reggere le angherie di questi porci, che si è fatto 2 anni di coma per le botte prese. Ma come ci hai trovato? Sono andato dal vostro amico Martin a fare 4 chiacchiere. Lui e i suoi ridicoli ometti hanno provato a fermarmi, ma li ho spediti tutti al creatore. Che serata. Io speravo di farmi una scopata, invece mi ritrovo un demente con una pistola a giocattolo. Spara acqua o esce la scritta bene. No! No, non avrò alcuna pietà. La resa dei conti. Citofona 3 volte. Penserà che sei Marco. Speriamo che non sia uscito. Dovrebbe essere a casa. Ha aperto. È a casa. Ci siamo, Dante. Niente passi falsi. Niente mosse azzardate. Siamo arrivati fin qui. Non può andare storto. Beh, com'è andata con la barista? Molto bene, grazie. In piedi, pezzo di merda. Muoviti! Oh, Nicolas. Finalmente ti ho trovato. Marco! Dov'è Marco? Che gli hai fatto? Marco? Non ti devi preoccupare di Marco. Lui si trova nel paradiso delle merde umane e fra poco lo Dante, raggiungeremo. ti prego, non farmi del male, non voglio morire. Non farmi del male? Sul serio? È tutto quello che riesci a dire? Dopo il male che tu hai fatto a me? Ma non ti ho fatto niente, scherzavamo, giocavamo, io non ti ho fatto niente, non volevamo che succedesse questo. Scherzavamo? Niente di serio. Anni e anni di oblio a scuola, umiliato, deriso e maltrattato da te, da Marco, da David e da tutti gli altri figli di puttana come voi. Abbandonato da chi avrebbe potuto aiutarmi. E tutto ciò che riesci a dire ora, con le spalle al muro e con una pistola puntata in faccia, è che scherzavate, che non era niente di serio. Era un'idea di Marco, io non ho fatto niente, era stata sua l'idea dell'esperienza punitiva, io non ho fatto niente. Che stronzo. Ho ancora un caricatore ed è tutto per te. Che sta succedendo? Ma tu, razza di inutile handicappato, chi ti credi di essere? Le hai prese per tutta la vita. Le prendevi da Marco, le prendevi da Nicolas, da David, le prendevi anche dalle ragazze, da tutti. Toglimi una curiosità. Credi che tutto ciò sia reale? Cos'è? Dal nulla sei diventato un giustiziere? Reclami vendetta, ammazzi persone. Ma chi credi di essere? Chi credi di essere? Pensi di essere cambiato così? Che non sei più la nullità che eri prima? Non sei niente, Dante. Non sei niente. Ah, stupido aborto di merda. Sei sempre stato un fottuto ritardato. E pensi di essere diventato forte e determinato così? Per magia? Ma ci hai creduto sul serio? Hai davvero creduto a questo cambiamento? Fai ridere. Sei ridicolo. Questa è la tua testa, Dante. È la tua testa che vuole convincerti che puoi crescere, che puoi prendere in mano la tua vita, addirittura che puoi vendicarti di chi ti ha fatto del male. Oh, solo nella tua ridicola immaginazione potrebbe accadere tutto ciò. Dante! 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 Svegliati, Dante! Svegliati! Svegliati!
Aiuto! Era tutto un sogno. Un maledettissimo sogno. Quante menzogne. Quante falsità. Hai visto? Mamma e papà non hanno mai divorziato. Federico non vive a Firenze. Tiziano non è veramente morto, grazie a Dio. Neanche David non è morto sul serio. Figurati. Quelli come lui non muoiono mai. Anzi, è vivo e vegeto. È sicuramente vivo. Sembrava che la tua famiglia fosse in trepida attesa. Non vedevano l'ora che ti svegliassi. E ora che ti sei svegliato? Indovina? Nulla è cambiato. Continuano ad ignorarti. Continuano a non tenerti in considerazione. È durato qualche giorno forse, ma ora è come prima. I 3 bastardi sono vivi e vegeti e impuniti. Come se non fosse successo nulla. Come se non fossero passati tutti questi anni. Pensa un po'. La tua evoluzione. La tua trasformazione. La tua presa di coscienza. La tua rabbia, la tua furia, la tua ira vendicativa. Era tutto un sogno. C'erano però degli indizi che potevano fartelo capire. Voglio dire, Federico che vive e lavora in un'altra città? Impossibile. È troppo legato a Trieste. l'impugnatura della pistola? Chi te l'ha insegnata? Non puoi sapere come si maneggia una pistola. Tantomeno come si spara o si cambia un caricatore. L'hai visto fare un sacco di volte nei film. Ma non potevi assolutamente sapere come si fa. Mamma e papà che divorziano e lasciano Trieste. Doppiamente impossibile. Non ne sarebbero mai capaci. Sono tutti dei codardi e dei vigliacchi. Proprio come te, Dante. Che bel sogno, Dante. Una splendida bugia. Era tutta una menzogna. Nella vita reale non saresti in grado di fare nulla di tutto ciò. Sei sempre stato un ritardato, Dante. Un debole. Una nullità. Un inutile codardo. Uno scarto. Un fesso. E morirai da fesso. Non hai mai avuto il coraggio di prendere in mano la tua vita. E mai lo farai. Morirai da nullità. Perfettamente coerente con la tua inutile esistenza. Non avresti nemmeno il coraggio di toglierti la vita. Bravo, Dante. Concediti qualche minuto di coraggio. Concediti un briciolo di volontà. Concediti la forza di toglierti la vita. Se ne sei in grado. Fallo. Fallo, Dante. Ci vuole coraggio per togliersi la vita. Almeno questo sei in grado di farlo. Fallo. Fallo, Dante. Buttati. Nessuno sentirà la tua mancanza. Nessuno piangerà la tua morte. Il tuo vuoto sarà una manna per la tua famiglia. Il tuo suicidio sarà l'apice della tua vita inutile. Fallo. Fallo, Dante. Non puoi tornare indietro. Per una volta nella tua miserabile vita, abbi coraggio! Dante, no! No, 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 no! No, ti prego! Dante! No! Non farlo! Ti prego. Figliolo, a cosa stai pensando? Quando sono finito in coma avevo 18 anni.
Ora ne ho 27. Penso continuamente a quante cose avrei potuto fare in questi anni. Ecco, è passato tanto tempo, eppure so che i miei carnefici sono liberi e impuniti. Pensavo che in tutti questi anni la giustizia avesse fatto il suo corso. Ci abbiamo provato, ma senza di te è stato tutto inutile. E tutti i video che mi hanno fatto in questi anni non bastavano come prova? No, Dante, i video che erano su internet sono stati tutti cancellati e nessuno ha voluto testimoniare in tuo favore. Avevano tutti paura. Non c'erano prove concrete contro di loro. Quindi com'è andata a finire? Niente. Nessun arresto, nessun processo, nessuna giustizia. L'indagine preliminare è stata chiusa. Ma ora che ti sei svegliato possiamo chiamare l'avvocato, vedere se si può fare qualcosa. Avvocato. Sai una cosa? Ho fatto un sogno poco prima di svegliarmi. Sembrava reale. In questo sogno mi svegliavo dal coma e mi vendicavo di Marco, di Nicholas e in parte di David. Le sensazioni erano tutte vere, uguali a quelle che provo in questo momento. E cosa provi in questo momento? Rabbia, dolore, frustrazione. Mi tremano le mani a sapere che quei 3 maledetti sono rimasti impuniti per tutto questo tempo. Che cosa succedeva nel sogno? E dopo aver ucciso Marco sono tornato alla casa e lì ho ucciso anche Nicholas. Dante, ascoltami bene, era solo un sogno. Tu sei una persona introversa, sensibile, buona, speciale. Non sei una persona violenta e tantomeno un potenziale assassino. Ma quel sogno era reale. Mi sentivo forte, deciso, determinato. Averli uccisi mi riempiva il cuore di gioia. Eppure in tanti anni di angherie non hai mai reagito al male che ti facevano. E lo sai perché? Perché il male non è una cosa che ti appartiene. Sei sempre stato superiore a loro, malgrado tutto. Non posso capire il tuo dolore, figliolo, ma siamo qui per aiutarti. Papà, credo sia il momento. Dante, non è nostra intenzione litigare o psicoanalizzarti, però vogliamo aiutarti nel modo più umano possibile. Tu parli di vendetta, vorresti vederli soffrire per il male che ti hanno fatto, vero? Mi dispiace un sacco, ma è così. In questo momento non riesco a pensare ad altro. Molto bene. Allora vieni con me, ti voglio mostrare delle cose. Perché mi hai portato nel parcheggio di un supermercato? Perché vengo a fare la spesa ogni 3 giorni e lo vedo sempre lì. Chi? In che senso? Guarda. Ma che cavolo? Non te le aspettavi, vero? No. Che gli è successo? Marco Pogamontic è sempre stato un figlio di puttana, molesto, malvagio, senza cuore. Eppure lui e la sua famiglia non hanno mai navigato nell'oro, tantomeno nella fortuna. Qualche anno fa gli sono morti entrambi i genitori e da lì è iniziato il tracollo. Nessuno ha voluto saperne di aiutarlo, supportarlo o di ospitarlo. Senza un lavoro, senza un soldo, senza nulla. Abbandonato da chiunque, parenti e amici, se mai ne ha avuti di veri. No, 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 no. Questo è il carcere? Esattamente. Chi è rinchiuso qui dentro? Nicholas. Sul serio? Proprio così. Nicholas Ferrante, fresco fresco di condanna a 20 anni per stupro e lesioni. Com'è successo? Da quanto ho capito aveva preso di mira una ragazzina che abitava nel suo quartiere. Il suo modus operandi era il solito: agguati sotto casa, molestie, estorsioni di denaro, percossi. La cosa è andata avanti per mesi. Lei purtroppo era come te, timida, spaventata, insicura, indifesa, non sapeva come reagire. Nicholas era senza freni inibitori ed è arrivato ad abusare sessualmente di lei e anche più volte. Mio Dio, maledetto bastardo. E alla fine cos'è successo?
Qualcuno l'ha aiutata? Dopo l'ennesimo abuso si è fatta coraggio ed è andata dai carabinieri, portandosi dietro tutta una serie di prove per incastrarlo. Contro ogni pronostico ci hanno messo poco tempo per incriminarlo e a sbatterlo in prigione. Pensa, quest'imbecille nel bel mezzo del processo ha ben pensato di chiamarla e minacciarla di gravi conseguenze se non avesse ritirato la denuncia. Come darsi la zappa sui piedi, stupido coglione. Quest'idiota pensava che il carcere fosse come la scuola o il quartiere. Appena entrato aveva iniziato ad atteggiarsi come se fosse il Pablo Escobar di noi altri. Inutile dire che gli altri galeotti l'hanno rimesso subito al suo posto, a suon di coltellate e botte da orme. A rigor di logica dovremmo incontrare l'ultimo dei tre. Bravissimo, David Arslani. Però è strano. Di solito a quest'ora passa a dare una ripulita al giardino. Sarà in ritardo. Aspetta, a pulire il giardino? David te lo ricorderai bene, vero? Famiglia prestigiosa, il padre avvocato e la madre direttrice della più importante ASL della città. Certo che mi ricordo. Uno che in quinta superiore viene a scuola col golf nuovo di zecca non ha di sicuro problemi di soldi. Devi sapere che un bel giorno il caro David ha ben pensato di sposarsi e di metter su famiglia. E chi è la sfortunata? Una brillante consulente assicurativa, molto più grande di lui. Si sono sposati dopo un anno di fidanzamento. Hanno celebrato con un matrimonio in pompa magna, luna di miele ai Caraibi, e 2 anni dopo sono nati 2 gemellini, Mattia e Naomi. Tutto ciò è molto carino. Poi però cosa è successo? Il buon David ha ben pensato di organizzare un weekend a Dubai per lavoro. Ed è lì che l'hanno beccato con 2 escort. E niente, la moglie lo ha rovinato. Lo ha picchiato? Ma che picchiato? Ha messo in piedi una causa divorzista da far paura. Gli ha portato via tutto. Lo ha prosciugato, il suo patrimonio immobiliare, conti bancari. Gli ha portato via i figli, la casa, la macchina, tutto quanto. Lo ha rovinato, ridotto sul lastrico. Wow, sono senza parole. Porca miseria, è irriconoscibile. Quanto è dimagrito? Già, eppure questa è la sua vita ora. Un lavoro precario, vita sociale inesistente, turni settimanali a orari improponibili, tutto ciò per mantenersi un monolocale di 20 metri quadrati. Un uomo distrutto. Io sono meglio di voi. Dante, amico mio, so tutto. Tuo papà mi ha scritto cosa è successo. Grazie al cielo Federico ti ha fermato. Inoltre mi ha detto com'è andato il tour dei bastardi. Non te l'aspettavi, vero? Nemmeno io ci volevo credere quando ho saputo che fine hanno fatto quei 3 maledetti. Pazzesco come sono riusciti a rovinarsi con le proprie mani. Sappi che sono orgoglioso di te, amico mio. Tesoro. Ti chiedo perdono se nelle ultime settimane mi sono fatto sentire poco, ma ho aspettato di ricevere una notizia importantissima riguardo il mio lavoro. Mi hanno assunto in un'importantissima azienda di telecomunicazioni a Trieste. Deve essere uno scherzo. Ho fatto enormi sacrifici in questi anni, ma finalmente sono riuscito a tornare a casa, a tornare da te. Ciao Dante.
Diario di Dante. Oggi è il mio compleanno. Dopo tanto tempo festeggerò col mio migliore amico. Ancora non ci credo che sia tornata a Trieste. Sono cambiato un sacco di cose in questi mesi. Tiziano mi ha aiutato a trovare un impiego nell'azienda dove lavora lui. Faccio il portinaio, ma va bene così. Bisogna pur cominciare da qualche parte. Con l'aiuto di un bravissimo medico ho cambiato le mie medicine. Ora le voci sono sparite quasi del tutto. È incredibile. Non avrei mai pensato di dirlo, ma sono finalmente felice. Tiziano inoltre mi ha fatto conoscere un bravissimo psicologo. Sto seguendo una terapia particolare, che però sta funzionando. Ci vorrà del tempo, molte ferite non guariranno mai. Dovrò solo imparare a conviverci, purtroppo. Continuo a ripensare a ciò che papà mi ha mostrato quel giorno. Rivedere Marco, David e in parte Nicolas in quelle condizioni. Non me l'aspettavo. Ho cominciato a mettere in discussione tutto ciò che provavo. Prima i miei sentimenti erano rabbia, odio, disprezzo, desiderio di vendetta. Ma dopo quella giornata ho cominciato a provare pena e pietà. Sentimenti che non avrei mai pensato di provare per coloro che mi hanno rovinato la vita. Ha senso parlare di vendetta o di giustizia privata sapendo che in qualche modo la vita ha punito coloro che mi hanno fatto del male? Il punto è che mi sento più sereno, sollevato, a sapere ciò che è successo mentre ero in coma. Non è carino gioire delle disgrazie altrui, lo so, ma non posso farci niente. È come se mi fossi tolto un enorme peso dalle spalle. C'è stato un momento in cui rabbrividivo l'idea di aver ucciso delle persone nel sogno. Assurdo, vero? Pentirsi di azioni che non ho mai commesso. Se non altro ho capito che nella vita reale non farei mai del male a una persona, tantomeno a chi non mi ha mai fatto niente. D'altronde ne ho avuto la possibilità. Ma mi sono limitato a umiliarli, rovesciando la birra di Marco e fingendo di voler colpire David. Lo avrei colpito sul serio? Non lo saprò mai. Ora penso solo a godermi questi momenti di felicità e mi auguro che l'oscurità che mi sono lasciato alle spalle diventi presto un brutto ricordo. Io voglio vivere e voglio essere felice.